Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, nuovo video, questa volta calciomercato o voci di mercato intorno al Napoli, anche riguardo alla situazione Zielinski che a giugno dovrebbe partire e partirà e sarà dell'Inter, quindi il Napoli si sta guardando intorno. Per quanto riguarda la mediana, parleremo di Sebastian Szymanski, mi auguro che si pronunci così, calciatore polacco in forza al Fenerbahce, caratteristiche, numeri, ovviamente valore di mercato e tanto altro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come sempre. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto non l'ha fatto ancora, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, non ve ne pentirete. Partiamo e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, Sebastian Szymanski, centrocampista polacco, classe 99, 24 anni, 1,74 m, dati Transfermarkt, poi può darsi pure che centimetro più, centimetro meno abbiano steccato la misura. Centrocampista offensivo, prevalentemente in posizione centrale, ma svaria su tutto l'asse del centrocampo. È stato impiegato pochissime volte anche come esterno d'attacco, comunque predilige la centralità in mediana, sottopunta all'evenienza dove forse si esprime al meglio. Ecco, da questo punto di vista, assist sempre pronto e grandi numeri per quanto riguarda presenze, gol e assist fatti, e ci arriviamo. Piede preferito il sinistro, ma il destro non è assolutamente da buttare. Centrocampista comunque a livello tecnico, almeno per quanto abbiamo potuto vedere, poi bisogna comunque rapportarlo al campionato dove va a finire, assolutamente. Però non mi dispiacerebbe avere un profilo del genere al Napoli. Tasso tecnico abbastanza alto e numeri alla mano. Quest'anno 27 partite, parliamo solo del campionato turco, 27 partite nel campionato turco, 9 gol e 9 assist, 2 presenze in Coppa di Turchia, 6 presenze in Conference e 2 assist, e 6 presenze, 3 gol e 3 assist totali appunto nelle coppe europee. Grandi numeri soprattutto nel campionato, perché ragazzi 27 partite in campionato, 9 gol e 9 assist non è assolutamente poco per un centrocampista che possa essere offensivo quanto volete voi, però la butta dentro. Ultimo passaggio importantissimo e visione di gioco che a me piace e non poco. La trafila fatta nel Legia Varsavia, poi passa alla Dinamo Mosca che lo gira in prestito al Feyenoord per un anno e poi torna alla Dinamo Mosca, comprato per circa 10 milioni dal Fenerbahce, contratto fino a giugno 2027, quindi lunghissimo il contratto che ha col Fenerbahce, ovviamente sponsorizzato Nike, ma quando arriverà a Napoli poserai i diritti d'immagine se vuoi venire, lo sappiamo benissimo. Cosa che comunque non è la situazione di diritti d'immagine, apro e chiudo parentesi, non è da giudicare sempre ovviamente male perché ti precludi un mercato, precludi i calciatori, perché se andiamo a studiare bene la situazione di diritti d'immagine e ciò che possono portare a livello di introiti in una società autogestita, abbiamo una visione diciamo diversa e più completa, ma farò un video appunto per questo, perché sto diciamo raccogliendo notizie anche in relazione al passato per quanto riguarda la gestione dei diritti d'immagine che le informazioni che ho trovato vanno diciamo verso la gestione della Laurentiis e non contro la gestione della Laurentiis. Comunque lo faremo in un altro video. L'età non mi dispiace, 24 anni questo ragazzo, ma a me ciò che piace è l'intraprendenza offensiva che ha. Non tira mai il piedino, almeno per quello che ho visto, e poi bisogna ovviamente vederlo sempre in campo e in Serie A. L'unica pecca che stanno dicendo quasi tutti è che fisicamente non è il Frank Zampan, chissà, 1,80 m, sai, un bel pezzo di centrocampista, ma 1,74 m, nemmeno tanto largo
diciamo, a livello fisico, ma credo che in quelle parti del campo poi vada un attimo in secondo piano una situazione del genere, perché in un centrocampo a 3, e lo dico sempre, serve il centrocampista fisico con piedi discreti e visione di gioco e inserimento come lo è Anghissà, serve chi detta i tempi che lo botti, che serve il centrocampista di fantasia che faccia da legame, la mezzala di fantasia, chiamatela come volete, che faccia da legame al centrocampo e attacco, quello che faceva Zelischi, quello che ha fatto Traoré con il Sassuolo, e lo potrebbe fare anche Zimaschi, tranquillamente proprio. Predilige la posizione centrale, ma svaria per tutto il fronte della mediana, e la cosa interessante sono gli assist, perché diciamo a livello numerico è un calciatore che fa tantissimi assist e riesce anche a buttarla dentro molte volte. Un buon tiro discreto da fuori, per quel poco che ho visto, cosa da non sottovalutare, perché come abbiamo sempre detto da quando è andato via Fabian Ruiz, che a me non è piaciuto tantissimo come calciatore, perché comunque per quello che l'hai pagato hai comprato solo il piede sinistro e nient'altro, che poi corsa zero, sicuramente precisione in quel piede, nei passaggi, tutto quello che vuoi, ma per me pagato troppo per poi comprare solo il piede sinistro, perché il destro è da dimenticare. Però diciamo, nella storia recente del Napoli è uno dei pochi centrocampisti che da fuori area non potevi lasciargli i 2 metri di spazio, che te la metteva all'angolino. Questo è un altro calciatore che non ci pensa due volte, non ci pensa due volte sia a tirare da fuori, scusate, né tantomeno però a vedere l'inserimento del compagno. Ha una grandissima visione di gioco che a me piace, fa sempre la scelta giusta, almeno dai video che ho visto montati. Valore di mercato 20 milioni, che potrebbero arrivare a 30, perché ovviamente c'è la stagione in corso, meglio la fa e più si alza il valore di mercato. L'hanno pagato 10 milioni in casa turca, quindi operazione che potrebbe oscillare tra 20 e 30, forse si potrebbe chiudere a 25, e ci sarà ovviamente, in base anche a Zimaschi e a Zielinski che va via, ci sarà la situazione Traoré da analizzare, da tener conto, perché la mia personale opinione su Traoré è che se dovesse succedere ciò che mi auguro, ovvero una crescita esponenziale del calciatore che deve essere riscattato, io dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'intelligenza tattica e della, diciamo, l'essere camaleontico nello schieramento, perché comunque può giocare dove ha giocato Zielinski, e lo puoi mettere pure come esterno d'attacco perché l'ha già fatto, sotto punta lo stesso. Io a 25 milioni lo riscatterei, e come? Perché il calciatore piaceva tantissimo già ai tempi del Sassuolo, e se dovesse ritrovarsi fisicamente al 100% e tornare quello lì, 25 milioni risulterebbero una cifra giusta, se non bassa. Ecco, arrivando anche a questo centrocampista avresti comunque un reparto in mediana florido, offensivo e tecnicamente valido. Poi vedremo come andrà a finire. Ovviamente siamo a marzo, sono nomi che escono rapportati al Napoli. Vedremo se ritorneranno poi nelle sessioni di mercato e il Napoli possa chiudere veramente questo colpo, o si virerà da altre parti, anche in base appunto a, come ho detto, la situazione Traoré. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora visto, ragazzi, ci sono i video su YouTube con le giocate del calciatore per poter confrontare il video e ciò che vi ho detto, così nella sezione commenti qui sotto possiamo tranquillamente confrontarci e appunto esprimere un'opinione, condividerla e crescere sia io che voi per quanto riguarda il confronto, che è sempre costruttivo. Sempre Forza Napoli, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!